La lista dei nomi per la WrestleMania 41 di Cody Rhodes è molto interessante. C'è chi ha più senso, c'è chi ha meno senso, c'è chi ha un senso di storyline, c'è chi ha meno senso di storyline e poi c'è chi semplicemente ha la possibilità di poter scegliere chi sfidare a WrestleMania 41. Però in ogni caso c'è una cosa che non cambierà mai ad eccezione di qualche cambio di programma enorme, una situazione incredibile stratosferica, ovvero che il match di Cody Rhodes sarà il main event della notte 2 di WrestleMania 41. Ed è giusto così. Quindi nel video di oggi andremo a vedere tutte le superstar che secondo me potrebbero affrontare Cody Rhodes a WrestleMania 41. Vedremo le motivazioni dietro a ogni singolo superstar ed ovviamente vi darò la mia personale opinione sul perché quella persona, quella superstar dovrebbe affrontare Cody Rhodes, l'American Nightmare, a WrestleMania 41. Ma prima di cominciare non dimenticate di lasciare un bel follow, un bel pollicione in su, ma soprattutto di attivare la campanella delle notifiche. E al termine di questo video fatemi sapere con un bel commentino qua sotto se amate le mie idee e se odiate le mie idee, oppure se avete altri spunti che io magari non ho preso in considerazione per questo video. So che amerete questo canale a tema WWE. Iniziamo subito con il video e la prima superstar di cui voglio parlare non può non essere il vincitore della Royal Rumble del 2025. Main Event, Jey Uso. Main Event Jey Uso, dopo la vittoria della Royal Rumble, ha staccato un biglietto importantissimo per WrestleMania, diventando il quarto membro della grande famiglia samoana ad aver vinto una Royal Rumble dopo Yokozuna, The Rock e Roman Reigns. E dopo questa vittoria ha la possibilità di scegliere quale campione affrontare a WrestleMania 41. Da una parte c'è il campione di Raw, il World Heavyweight Championship, il ring general, Gunther, e dall'altra c'è il campione di SmackDown, il campione WWE, l'American Nightmare, Cody Rhodes. E già questa situazione è molto complessa, ed è molto complessa perché Jey Uso ha una motivazione sia per scegliere Cody Rhodes che per scegliere Gunther. Potrebbe scegliere Gunther non solo perché, come ha detto Jey adesso, sa che lo può sconfiggere in uno scontro 1 contro 1, ma anche perché adesso Gunther ha reso personalissimo tutta la situazione. Adesso non sarebbe più un match solo per il World Heavyweight Championship. Adesso c'è in mezzo l'onore, c'è in mezzo l'orgoglio, c'è in mezzo il rispetto. Ormai è un match che va oltre, è una storia che va oltre, è una rivalità che va oltre e non si può non considerare questo aspetto. Anzi, sarebbe un errore non considerarlo. Però, al tempo stesso, questa non è una situazione come le altre, proprio come non lo era quando Roman Reigns era il campione mondiale. E perché non è una situazione come le altre? Non è una situazione come le altre perché in questo momento battere Cody Rhodes significa battere il numero 1, battere il più forte. Vincere il titolo WWE in questo momento significa che tu sei un gradino o 2 o 3 sopra tutti gli altri. Diventare il campione di WWE adesso significa fare la storia e come sappiamo, come vi ho sempre spiegato, nella grande famiglia samoana ci è stato raccontato che chi ha il titolo WWE è quello che porta il pane nella tavola della grande famiglia samoana. E di conseguenza, pensando a tutte queste cose, le vostre domande potrebbero essere: perché Jey Uso non dovrebbe scegliere Cody Rhodes per WrestleMania 41? Chi è quella persona che non proverebbe a fare ancora di più la storia battendo il numero 1 della federazione? E sono tutte domande legittime, però ripeto, dall'altra parte c'è una situazione che è super personale. C'è una storia da risolvere, c'è un campione da battere che Jey stesso ha detto che adesso sa che lo può battere. C'è un campione da battere che ha sfidato Jey attaccandolo nel profondo. Quindi adesso ve la faccio io una domanda. In un mondo reale, se voi foste Jey Uso ed avete l'opportunità più golosa della vostra vita, cerchereste di fare la storia sconfiggendo il vostro rivale che adesso sapete di poter battere, come ha detto Jey? Oppure ve ne freghereste e tentereste il colpo ancora più grosso provando a sconfiggere Cody Rhodes, ma al tempo stesso con molte meno probabilità di raggiungere il vostro obiettivo? Anche perché dovete considerare che alla fine dei conti Jey Uso, che batta Gunther o che batta Cody Rhodes, alla fine lo Master in caso di vittoria farà comunque la storia. Seconda opzione, Drew McIntyre. Negherei se vi dicessi che il match fra Drew McIntyre e Cody Rhodes non è un mio personalissimo dream match. E magari vi stupirò visto anche quello che ho appena detto, ma onestamente non vorrei vedere questo match in questa WrestleMania. E non vorrei vederlo in questa WrestleMania perché secondo me, dal mio punto di vista, come in tante altre possibili storie che riguardano Cody Rhodes, per me è troppo presto. Ma soprattutto perché è un match che voglio vedere a parti invertite. È un match che voglio vedere con Cody Rhodes che è tornato definitivamente heel e con Drew McIntyre che è tornato definitivamente face.
Poi per carità, se dovesse succedere sarei comunque felicissimo di vedere questo match e soprattutto di vedere questa storia che potrebbe anche essere magari solo il primo scontro di una lunga serie fra i due che magari si va a completare nel 2025 o perché no magari anche negli anni. Però al tempo stesso mi dispiacerebbe tantissimo perché significa andare ad accelerare tantissimo i tempi di questa storia. Ed io personalmente li metterei contro nel momento in cui Cody Rhodes è vicinissimo al turnil, è veramente a un piccolo passo così dal tornare definitivamente heel. Aspetterei il momento giusto per far sì che questo match fra Cody Rhodes e Drew McIntyre vada a richiamare il più possibile la rivalità che hanno Patriota e Butcher nella serie di The Boys. Chissà sa. Anche perché adesso c'è pochissimo da nascondersi, ormai fortunatamente hanno preso quella direzione. Anche se, come vi ho sempre detto, poi ci vuole un attimo comunque a tornare indietro, perché comunque Cody Rhodes è un face perfetto. Come ha detto recentemente anche Paul Heyman nel podcast di Logan Paul, Cody Rhodes è un commerce facilitator, di cui la traduzione letteraria è facilitatore del commercio. Cody Rhodes vende i biglietti, Cody Rhodes vende magliette, se gli viene chiesto di fare un qualcosa o all'ultimo secondo che deve essere da giù, deve andare dall'altra parte, insomma tutte queste cose che conoscete bene, Cody Rhodes non dirà mai e poi mai di no. Di conseguenza anche il non turnile di Cody Rhodes è una cosa che comunque dobbiamo tenere di conto. Perché non ci sono tantissime persone che accettano di fare quello che sta facendo Cody Rhodes oggi e John Cena prima. Ed anche se ci fossero, non è detto che abbiano lo stesso legame con i fan. Terza opzione, Roman Reigns. In questo caso sarò molto sincero e molto breve. Ormai non penso che ci sia anche solo l'1% di possibilità di vedere Cody Rhodes contro Roman Reigns parte 3 in questa edizione dello Showcase degli Immortali. Ma quindi perché ho menzionato l'Original Tribal Chief? Ho menzionato l'OTC perché ho visto un po' troppe teorie, troppo fantasiose ed ho visto anche qualche rumor parecchio clickbait che parlano di un Roman Reigns che così totalmente a caso entra nell'Elimination Chamber o come settimo incomodo o magari prende il posto di qualcuno che è stato attaccato, vince l'Elimination Chamber e va contro Cody Rhodes a WrestleMania 41. Ora, va bene essere fantasiosi, va bene creare delle lotterie anche un po' impossibili, difficili da vedere, eccetera, eccetera. Io sono il primo a farlo. Però ci deve sempre essere un limite. E quindi ho pensato che era giusto parlarne, era giusto un po' ricalibrare un po' il tiro, mettiamola così. Anche perché fare una cosa di questo genere sarebbe totalmente senza senso. Un conto era fare Cody Rhodes contro Roman Reigns 3 passando dalla vittoria della Royal Rumble. Un conto invece fare Cody Rhodes contro Roman Reigns 3 passando dall'Elimination Chamber e passando dall'Elimination Chamber in questo modo. Se Roman Reigns si giocava la qualificazione o veniva dichiarato in anticipo come ha fatto per John Cena, lo avrei anche potuto accettare, ma in questo modo no, non avrebbe il benché minimo senso. Però diamogli anche uno 0,1% di possibilità, cioè vabbè, non avrebbe senso, ma boh, vediamo. Quarta opzione, CM Punk. Vi devo dire, vi devo dire, vi devo dire, vi devo dire. Non so perché, non so per come, ma la possibilità che CM Punk vinca l'Elimination Chamber, grazie al favore di Paul Heyman, con Roman Reigns che entra dentro la Chamber e costa il match a Seth Rollins, così da andare a creare due Dream Match che valgono il main event di WrestleMania in ogni singola edizione di WrestleMania, è una possibilità che dopo la teoria creata nell'ultimo video mi sta entrando sempre di più in testa e mi sta facendo venire sempre più voglia di vedere questo scenario. È vero che ho sempre detto che CM Punk deve soffrire il main event di WrestleMania. È vero che ho sempre detto che deve esserci una grande storia dietro. Però, soprattutto in questo caso, avere una storia dietro serve tanto tanto di meno. E questo perché? Perché ne crea tante altre in futuro. Nell'immediato crea appunto la storia fra CM Punk e Cody Rhodes, con appunto il titolo WWE in palio. Con un CM Punk che pur di ottenere quello che voleva ha deciso di vendere l'anima al diavolo. Un CM Punk che ha fatto letteralmente tutto per avere quello che vuole. Crea Seth Rollins contro Roman Reigns. Quella storia da sogno che aspettiamo da tanto tempo e del quale abbiamo avuto un piccolo assaggio nel 2022 senza che sostanzialmente abbiano fatto anche chissà Dio che cosa. Quella storia che vale un main event di WrestleMania e che deve chiudere questa storia una volta per tutte. Deve chiudere questo cerchio una volta per tutte. Prolunga la storia fra CM Punk e Seth Rollins. Una storia che dopo il primo capitolo del debutto di Raw su Netflix può tranquillamente essere prolungata a molto più avanti. E di conseguenza non obbligatoriamente deve chiudersi adesso. Anzi, potrebbe andare a creare un main event ancora più grosso per la WrestleMania dell'anno successivo. E perché no, magari anche con il World Heavyweight Championship in palio.
E adesso sì che avrebbe un senso mettere il World Heavyweight Championship dentro questa storia, visto che CM Punk ha già raggiunto il suo obiettivo, ovvero il main event di WrestleMania. Mette un tassello fondamentale per la futura storia fra Roman Reigns e CM Punk, dove Paul Heyman sarà sicuramente uno dei principali protagonisti. Insomma, crea tante situazioni. Ed in più vi dico questo, preferisco nettamente questa idea rispetto al possibile triple threat match di cui si sta tanto parlando per WrestleMania 41 fra Seth Rollins, CM Punk e Roman Reigns. Per carità, lo star power sarebbe alle stelle, il match sarebbe bellissimo, i promo sarebbero meravigliosi, tutto quello che volete. Però vi faccio questa domanda. Di base, questo match a cosa serve? Cosa guadagna il vincitore di questo match? Cosa perdono gli sconfitti di questo match? Ed ancora più cattivo, che senso ha questo match? Personalmente per me non ha senso. Ok, è un bell'intreccio, come ho detto prima il match sarà bellissimo, le promo saranno bellissime e tutto quello che volete. Ma alla fine, nell'avanzamento delle storie, che senso ha? Non risolve la faida fra Seth Rollins e CM Punk, non risolve la faida o la possibile faida fra CM Punk e Roman Reigns, non risolve la faida fra Seth Rollins e Roman Reigns, non risolve niente. Quindi vi prego, se c'è qualche sostenitore di questo match che ha delle motivazioni interessanti per cui questo match abbia un senso, per favore me le scriva nei commenti perché, ripeto, io personalmente un senso non ce lo trovo. Quinta ed ultima opzione, ovviamente John Cena. Beh, forse questa John Cena è l'opzione più voluta a tutti i fan della WWE. Ed è giusto così, è giusto volere John Cena contro Cody Rhodes, è giusto volere John Cena contro Cody Rhodes a WrestleMania 41. È giusto volere John Cena nel main event della sua ultima WrestleMania. È giusto voler vedere John Cena che vince il suo 17° titolo in carriera. È giusto voler vedere John Cena che batte il record. È tutto giusto, però io non cambio le mie idee e soprattutto non vendo le mie idee. O succede qualcosa di clamoroso come un turnil, o John Cena che entra in Elimination Chamber e la vince dopo 2500 giorni che non vince un singolo match uno contro uno, con l'età che avanza, che comunque anche questo è un dettaglio da prendere in considerazione in storia, e tutto quello che circonda questa situazione non ha senso, o meglio, ha senso. Però, se vince e basta, successivamente devi nascondermi tutte quelle problematiche che stanno dietro al personaggio di John Cena, per poi farle venire a galla nel momento più importante, così da dare un senso effettivamente alla storia. Perché? Perché se non fai questo, la vittoria di John Cena nell'Elimination Chamber diventerebbe la cosa che più odio di tutte, la cosa che più veramente mi manda in tilt, e questa cosa è il fanservice. Perché sì, quel momento sarebbe solo ed esclusivamente un momento fanservice. So che a tutti non piacciono queste parole, so che tanti odieranno queste parole, so che tanti mi odieranno per queste parole, ma questa è la realtà dei fatti. In storia ci sarebbero delle lacune assurde. Poi, se mi dite che della storia non ve ne frega niente, accetto, ma allora non ci può essere discussione. È giusto che ci siano delle storie che siano basate solo ed esclusivamente sul match sportivo, ma anche questo fa comunque parte della storia, e anche se fosse, in questo caso, per WrestleMania 41, per un main event di WrestleMania 41 come quello fra Cody Rhodes e John Cena, non basta, non va bene. Andrebbe bene per un SummerSlam, andrebbe bene per una Royal Rumble, andrebbe bene ovunque, ma non per WrestleMania, non per i main event di WrestleMania. Per una WrestleMania, un Cody Rhodes contro John Cena deve essere tanto più grande, deve essere tanto di più di un semplice match sportivo. Poi, come ho detto nella situazione di Drew McIntyre, è un match che voglio vedere? Assolutamente sì. È un match che mi gasa e mi gaserà? Figuratevi, io sono a Las Vegas per WrestleMania 41, figuratevi se non mi gaserà. I promo mi gaseranno? A voglia! La storia mi gaserà? A voglia! Però devono stare attenti e gestirla bene, perché sprecare una storia come quella fra Cody Rhodes e John Cena mi farebbe arrabbiare tanto e non so se riuscirei mai a perdonargliela a Triple H. E dopo il video delle 5 migliori e peggiori rivalità del 2024 sapete che io non ho alcun tipo di problema a pensarla diversamente da tante persone e a essere considerato anche totalmente impopolare. Se invece mi chiedete cosa ne penso dei vari Logan Paul, Damien Priest o Jacob Fatu qualora vincessero i loro match di qualificazione per l'Elimination Chamber, sappiate che non penso che nessuno di questi abbia solo anche lo 0,1% di possibilità di vittoria nell'Elimination Chamber. Ed onestamente non vorrei neanche alcuna sorpresa. Logan Paul, per carità di Dio, non vorrei mai vederlo in un main event di WrestleMania e soprattutto non vorrei mai vederlo nel main event di WrestleMania contro Cody Rhodes per il titolo WWE. Damien Priest, ok, è migliorato tantissimo, ma secondo me non è ancora a quel livello. Jacob Fatu invece
può raggiungere quel livello, anzi forse sarebbe già da quel tipo di livello, però personalmente è ancora un po' presto. Io onestamente preferirei vedere una storia contro solo Sikoa. E ripeto, non vorrei alcun tipo di sorpresa, anche le sorprese devono avere un minimo di senso, devono avere una piccola base di senso. Bene, queste erano tutte le superstar che secondo me potrebbero affrontare Cody Rhodes a WrestleMania 41. Fatemi sapere secondo voi chi potrebbe affrontare Cody Rhodes a WrestleMania 41 e perché. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, ricordatevi di iscrivervi a questo canale, io per oggi ho finito, ciao!